Ciao amici, oggi una prova folle, il 100-500 oppure il 70-200-2.8. Ma che cosa c'entra? C'entra, e cioè, dov'è un po' il punto di incrocio tra queste due ottiche? Ovvero, mi serve davvero spendere quei soldi per il 100-500 oppure se ho già per caso un ottimo 70-200-2.8 con un bel converter, ma quasi quasi, ma sapete che quasi quasi. Beh, sgombriamo subito il campo. Il professionista che ha bisogno del ritratto o del servizio di cerimonia non può rinunciare al 70-200. Quello che fa caccia fotografica, fotografia sportiva e che ha bisogno quindi di una lunghezza focale importante non può rinunciare al 100-500. Ma io mi rivolgo a tutti quei fotografi appassionati, un po' come me, che comprano un obiettivo e magari hanno sempre il desiderio di provare quell'altro, capire come funzionerebbe quell'altro. Proprio a voi amici, quelli che come me vanno in escursione, magari col 70-200-2.8 perché è un ottimo obiettivo anche per la scena, per cogliere la luce naturale, e però si trovano un po' a corto quando serve, quando incontrano l'animale, quando serve da ritrarre un dettaglio. Vediamo un pochettino il punto di incontro fra due ottiche come quelle, perché tutto sommato hanno un costo molto simile, ci sono 200 o 250 euro di differenza, non molte di più. Allora, posso accontentarmi di un converter 1.4? Sì, assolutamente sì. Perché? Perché il 70-200 è un 2.8 e anche moltiplicato con l'1.4 diventa un F4, che comunque è più luminoso del 100-500. Posso utilizzarlo con un 2x? Sì, insomma, tirato un po' per le orecchie, se non avete bisogno di fare delle cose fine art, dei poster, delle cose che hanno bisogno di molto dettaglio. Sì, potete farlo, poi utilizzando un po' di crop in camera si riesce ad arrivare anche a quei 500 mm che porta in dote invece il 100-500. Non dimenticando che il 70-200 moltiplicato due volte diventa un 140-400 comunque di luminosità costante, 5,6. Però il 100-500 è tutt'altra cosa. L'autofocus è veloce e reattivo, anche se non è micidiale come quello del 70-200, però insomma dobbiamo anche capire, il primo è un 2,5x, quest'altro invece è un 5x, e quindi vuol dire molto. Anche il fatto che divenga più scuro ci fa capire che effettivamente l'autofocus non sarà così velocissimo, fulmineo come per il 70-200. Però stiamo parlando di un autofocus che secondo me raggiunge l'eccellenza, perché tutto va sempre rapportato. E allora, se il costo è tutto sommato è abbastanza equivalente, che cosa cambierà? La luminosità, quello sì. Però è anche vero che il 100-500 ci dà un rapporto di riproduzione paradossalmente superiore, nonostante il focus breathing, però nonostante quello isola il soggetto in maniera diversa. La resa dei colori è fantastica come per quell'altro obiettivo. Gli ingombri sono un po' diversi, sono due obiettivi generosi, però è vero che il 70-200 alla bilancia pesa meno, è più bilanciato, non si estende e quindi da questo punto di vista ha il vantaggio. E per quelli come me, ad esempio, quasi quasi, insomma, mi porto dietro un converter e mi porto un obiettivo che mi consente di fare più cose, ha un pochettino più di varietà fotografica rispetto al 100-500, che però vi confesso che la soluzione migliore sarebbe averli entrambi, ma forse questo lo avete capito da soli. Le immagini che scorrono si commentano da sole, sono obiettivi molto molto belli, forse le punte di diamante della produzione Canon in tema di zoom. Adesso vi farò vedere qualche immagine del 70-200 moltiplicato due volte. In questo caso l'esemplare è un EF, non l'RF, con un extender della terza serie, il 2x terza serie. Effettivamente bisogna andare a cercare un po' il pelo nell'uovo per capire che si tratta di un obiettivo moltiplicato così tanto, perché al centro è nitidissimo e l'autofocus, come forse avrete già sentito nel video dedicato a questo argomento, l'autofocus resta comunque molto veloce anche con il 2x. È chiaro che il decadimento a bordo del fotogramma comincia invece ad
a vedersi, ad avvertirsi. Questo è fuori dubbio che ci sia qualcosa, cioè il gioco della coperta purtroppo ce lo ritroviamo lì. Un altro fattore di scelta quando si va, soprattutto in escursione, quindi per il fotografo naturalista, anche di paesaggio, è che il 70-200 parte da un 70 mm che per il paesaggio è una bella prospettiva, un bell'angolo di campo, mentre il 100 è già più selettivo, il 100 è veramente già quello che si definisce un teleobiettivo. E allora ancora una volta, cari amici, la scelta spetta solo e soltanto a noi in base alle nostre esigenze. Se siete degli appassionati di fotografia d'azione, vi piace fotografare i treni, gli aerei, gli uccelli, gli animali, le partite di calcio, beh, questo è un obiettivo, il 100-500, che non può mancare nel corredo perché è moltiplicabile a sua volta, insomma è un obiettivo veloce, preciso, ottimo. È vero che non ci fate la prima comunione, non ci fate i matrimoni, non ve lo portate in sala posa se non proprio in assoluta emergenza e non ci fate tantissime altre cose. Il peso c'è, il costo anche, ma non che il 2.8R costi tanto meno. Quest'altro è molto più versatile, ci fate molte più cose. Io per la mia esperienza non ho dubbi, per quanto fortunatamente abbia un 100-400 nel mio corredo, però molto spesso anche in escursione preferisco portarmi questo, con un converter, se non addirittura i due converter, e casomai se mi capita li utilizzo e li monto. Ma questo è un obiettivo che secondo me è molto più versatile e per chi non ha ancora scelto il proprio indirizzo meglio partire da questo con qualche converter, anche se la spesa poi alla fine della giostra più o meno è quella, cambia solo il range di utilizzo, ma come sempre a ciascuno il suo. E a voi tutti amici grazie, vi aspetto ai prossimi video e come sempre buona luce a tutti.